L'obiettivo di questo video non è farti arrabbiare perché magari ti ritrovi in una o più di queste categorie e ti senti offeso, ma capire che gli estremismi nell'orto di qualsiasi tipo non vanno mai bene. Quindi, mentre magari ci facciamo anche due risate, parliamo delle diverse categorie di ortolano che esistono senza la pretesa di elencarle tutte. L'obiettivo del video è riflettere sulle nostre convinzioni e magari, come buon proposito per l'anno nuovo, fare anche delle prove per vedere se effettivamente avevamo ragione oppure no. Categoria numero 1, l'impaziente. Soprattutto all'inizio ci siamo passati un pochino tutti. L'impaziente è quello che oggi semina qualcosa, magari in semenzaio, ma anche in campo aperto, e il giorno dopo è già lì a controllare se è spuntato qualcosa, se i semi stanno germinando. Di solito l'impaziente si scoraggia facilmente e perde lucidità. Un classico errore di questa categoria è dare troppa acqua, soprattutto nel semenzaio, pensando che così si acceleri la germinazione dei semi, ma come risultato fa marcire i semi. Categoria numero 2, il naturalista. Il naturalista generalmente pensa di poter cominciare già da subito a coltivare in stile fuoca. Quindi ovviamente nessun trattamento, ma nemmeno nessuna concimazione del terreno, perché tanto la natura fa da sé. Magari non dà nemmeno mai l'acqua, perché tanto ha messo un po' di pacciamatura e così bastano le piogge. Il naturalista generalmente non accetta che per lavorare in questo modo bisogna dare un po' di tempo al terreno. L'errore comune di questa categoria è appunto non concimare per niente anche quando si comincia a fare un orto da zero su un nuovo terreno. Anche qui rischio di scoraggiamento. Categoria numero 3, probabilmente la mia preferita, il fresatore seriale. Il fresatore seriale è quello che senza fresa non riesce non solo a fare l'orto, non riesce proprio a vivere. Generalmente fresa 2 o 3 volte all'anno, polverizzando completamente il terreno, ma poi alla prima pioggia ovviamente il terreno si ricompatta. Quindi, per risolvere il problema, decide di fresare nuovamente per alleggerire il terreno. In pratica si dà la zappa sui piedi, ovviamente dando la colpa esclusivamente al tipo di terreno. Quindi l'errore comune di questa categoria è incolpare esclusivamente il tipo di terreno senza capire che forse un po' di responsabilità ce l'ha anche lui. Categoria numero 4, il moderno. Il moderno è quello che appena c'è una nuova tecnica di coltivazione ci si butta subito a fittone, comincia a comprare e leggere libri su libri, guarda un video dopo l'altro su YouTube, cercando di capire come padroneggiare nel minor tempo possibile quella nuova tecnica che va tanto di moda. Il moderno di solito coltiva i pomodori anche all'aperto, non solo in serra, con il metodo del filo intorno al fusto, perché legare i pomodori alle canne è roba un po' da persone anziane. L'errore comune di questa categoria è di autoconvincersi, di essere sicuri che quella nuova tecnica di coltivazione sia la migliore, sia perfetta, non ci siano difetti e sia l'unica strada da percorrere. Categoria numero 5, il tradizionalista. Il tradizionalista è quello che fa l'orto da almeno 30 anni e non gli interessa capire come le conoscenze siano cambiate in questi anni. Di solito in estate il tradizionalista ha delle piante di pomodori che sono blu fosforescenti, causa continui e ripetuti trattamenti di rame. Ma nonostante questo, le piante si ammalano lo stesso. Se non ha dei mezzi meccanici tipo il motocoltivatore o un trattore, vanga la terra tutti gli anni, ovviamente ribaltando le zolle, affermando che l'unico modo di alleggerire il terreno è vangare in profondità. L'errore comune di questa categoria è non dare abbastanza attenzione alla salute del suolo, perché non c'è l'interesse a capire le nuove informazioni che abbiamo oggi rispetto, per esempio, a 30 anni fa. Categoria numero 6, il collezionista di attrezzi. Il collezionista di attrezzi è quello che per ogni lavoro, lavoretto, ha lo strumento perfetto. Zappe, zappettine, forbici, forbicine, piantabulbi manuali di quelli che sta in piedi. La rimuovi erbacce, quella che ha le rotelline, passi in mezzo alle file e ti dovrebbe levare le erbacce. Il sarchiatore a filo con 18 ricambi, i soil blocks di 4 grandezze diverse. L'errore più comune di questa categoria è quindi spendere quantità indescrivibili di soldi in attrezzi e attrezzini, quando invece quei soldi potrebbero essere usati, per esempio, per migliorare la salute del suolo. Settima e ultima categoria, il fissato delle sementi antiche. Lui non compra piantine o semi ibridi, gli F1 per intenderci. È orgoglioso di acquistare ogni anno delle sementi antiche, riesumando quindi delle varietà ormai cadute in disuso, ma che ovviamente sono molto più buone di quelle moderne.
Ogni anno dedica una buona parte del suo orto e del suo tempo per lasciare andare a seme delle varietà da riseminare poi il prossimo anno, ovviamente con una genetica migliorata e quindi risultati migliori. L'errore più comune di questa categoria è voler coltivare troppissime varietà tutte insieme, ma poi ovviamente non riuscire ad isolarle adeguatamente, quindi con l'impollinazione incrociata poi non riesce ad avere i risultati sperati. Ti dico adesso a quale categoria penso di appartenere io. Io credo di essere un mix fra l'impaziente, il naturalista, il collezionista di attrezzi e il moderno. Spero che tu non ti sia sentito offeso se appartieni a una di queste categorie e ho detto qualcosa che non ti è piaciuto. Fammelo sapere nei commenti, fammi sapere più che altro a quale categoria appartieni. Se ti è piaciuto questo video mettimi mi piace, se ti piacciono anche altri video che ho fatto considera di iscriverti al canale, mi aiuteresti tantissimo. Grazie per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo, spero, alla prossima. Ciao!